Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet commenterò quanto accaduto nella semifinale di X Factor, ovviamente con una proiezione alla finalissima per cercare di capire approssimativamente chi potrebbe vincere questa edizione del talent show musicale. Però intanto vi invito ad iscrivervi al canale qualora aveste piacere nel seguire i miei video e a lasciare anche un like a questo video in particolare. Entriamo subito nel merito della questione con una semifinale che è stata molto scoppiettante e ha visto due giudici, ovvero Achille Lauro e Francesco Gabbani, rubare la scena ai ragazzi che si stavano esibendo sul palco, secondo me anche in maniera esagerata, ma di questo ne parlerò subito dopo, verso la fine di questo video. Prima voglio concentrarmi su coloro che effettivamente sono i protagonisti del programma, ovvero gli artisti in gara. Ebbene, nella prima esibizione Rob è riuscito a vincere il televoto guadagnandosi subito l'accesso diretto alla finale e quindi diventando la prima finalista di questa edizione. Insieme a Rob in finale ci sono anche Delia, Pierci ed Ero Gaddeo, quindi praticamente ogni giudice ha un componente della sua squadra in finale, contrariamente all'anno scorso. L'anno scorso ricordiamoci che addirittura Achille Lauro ne portò ben tre con i Patacarri, Levotiv e Lorenzo Salvetti. Nessuno di loro riuscì a vincere perché a vincere fu Mimì di Manuel Agnelli. Questa volta tutti i giudici hanno un componente in gara, quindi Rob per Paola Iezzi, Delia per Jack La Furia, Ero Gaddeo per Achille Lauro e Pierci per Francesco Gabbani. Una sfida secondo me molto molto interessante, un televoto che ci ha rivelato parecchio, ma non tutto secondo me, per quanto riguarda la situazione. Rob potrebbe essere la favorita per il fatto di essere diventata prima finalista e aver vinto un televoto di fatto tutti contro tutti, ma nella finale ci sono tre manche, è ancora lunga e ricordiamoci che l'anno scorso Mimì partiva da un ballottaggio. Mimì aveva rischiato addirittura di uscire in semifinale, invece dopo aver rischiato di uscire, un po' stile Delia che ha rischiato l'altra volta con il ballottaggio e poi è andata direttamente in finale, Mimì invece lì ha rischiato di uscire in semifinale e poi invece è arrivata alla vittoria grazie in particolar modo ad una manche dominata nella finale, perché poi le altre erano state, se non sbaglio, vinte da Levotiv in termini percentuali, ma con uno scarto non così elevato. A questo punto chi potrebbe vincere? Questa è la domanda che mi pongo io, ma pongo anche a voi. Difficile fare delle previsioni perché l'evoluzione e il percorso ha avuto tanti step evolutivi. I favoriti della vigilia sembravano essere Pierci e Delia, come avevo già detto, e di fatto sono arrivati in finale nonostante diverse problematiche e anche qualche alto e basso, soprattutto per Delia a livello di televoto, perché è stato chiaro ed evidente che nella puntata precedente comunque abbia rischiato di uscire. Mentre per Pierci, forse più a livello emotivo, c'è stato un po' un problema, anche magari per essere stato lasciato nella scorsa puntata lì sul filo a rischiare il ballottaggio. Uno tra lui e Delia sarebbe andato effettivamente alla sfida finale, però lì chiaramente non è fatto in ordine di classifica, in ordine televoto, in ordine sparso, quindi Pierci poteva stare tranquillamente anche tra i primi ed essere lasciato lì appositamente come strategia per gettare fumo negli occhi e non far capire effettivamente chi fosse davanti agli altri. Fatto sta che è una finale molto molto interessante, ci arrivano probabilmente tutti coloro che meritavano di esserci, nonostante anche Tomasi avrebbe meritato di essere in finale. Telly non piangere, come ho sempre detto e come ha evidenziato anche Achille Lauro più volte, ma non solo lui, ha delle lacune tecniche e quindi sotto quel punto di vista non meritava la finale rispetto agli altri, ma c'è da dire che per il suo inedito io l'avrei riascoltato volentieri nell'ultimo atto. A questo punto, come dicevo, Rob potrebbe partire con i favori del pronostico, difficile dirlo perché non scarterei la pista Ero Gaddeo, perché io da Ero Gaddeo mi aspettavo molto di più proprio in termini di televoto. Pensavo addirittura che potesse essere il primo finalista, al di là del fatto che il suo inedito sia andato molto bene, stia andando molto bene, molto meglio di tutti gli altri. Però mi aspettavo forse qualcosina in più, anche perché l'inedito può essere ascoltato a ripetizione anche sempre dalle stesse persone, che invece comunque i voti li hanno abbastanza limitati in quel contesto. Però mi aspettavo qualcosina di più in termini di televoto, dato che stilando una classifica attuale avremmo Rob prima, con il primo televoto che c'è stato, Pierci e Delia al secondo e terzo posto, non so in che ordine chiaramente, perché lì non credo che l'abbiano detto in ordine di classifica Delia e Pierci, dato che Delia è stata prima di Pierci eletta finalista, e poi Ero Gaddeo sicuramente ultimo di questa griglia di partenza. Però, come ho già detto, non escluderei nulla, dato che in finale ci sarà anche il pubblico di TV8, il pubblico della rete generalista, quindi non solo coloro che hanno votato finora su Sky, ma ci saranno anche
persone che potranno comunque avere la possibilità di seguire lo show in diretta. Potrebbe allargarsi la platea anche di votanti, perché se non sbaglio non solo con lo Sky D, ma si può votare anche con altri profili, insomma ci si può registrare anche con altri profili, e per questo motivo il pubblico generalista, che di solito comunque 500.000 o anche 1 milione circa di persone le raccoglie, potrebbe spostare parecchio l'equilibrio qualora almeno una parte di quelle persone che seguono lo show su TV8 decidessero di votare ed esprimere il proprio giudizio. Quindi non do nulla per scontato e per questo trovo molto difficile sbilanciarmi. Io non ho mai nascosto la mia stima nei confronti di Rob, il mio apprezzamento nei confronti di Rob per lo stile, per la crescita che ha avuto all'interno del programma, quindi chiaramente sarei molto felice se vincesse Rob. E poi nella scelta tra i quattro l'alternativa sarebbe proprio Ero Caddeo, mentre per Pierci e per Delia, che onestamente sì, sono stati bravi ma non mi hanno mai convinto definitivamente, forse lascerei il terzo e il quarto posto dal mio punto di vista, anche se Delia, se avesse fatto il percorso come l'ha fatto nell'ultima puntata, anche nelle ultime due, perché il mashup della penultima non mi è dispiaciuto, però su Sei Bellissima ieri è stata devastante. Io non capisco perché si sia ostinata, perché comunque la scelta è stata prevalentemente sua, a cantare soprattutto in siciliano o a fare questi mashup. Avesse fatto delle cover in italiano, qualcuna in più, poi magari poteva anche cantare in siciliano, per carità, mica no. Però cercando di fare qualche cover in più soltanto in italiano, secondo me avrebbe veramente spaccato e sarebbe stata clamorosa e forse avrebbe avuto anche qualche chance in più di vincere. Poi non escludo nulla, non è detto che non vinca. Però sicuramente con quell'esibizione ha riconquistato molti punti, come si è visto poi anche dal risultato. Venendo invece alla questione, alla querela Achille Lauro Francesco Gabbani, onestamente io credo che siano stati veramente esagerati entrambi, soprattutto Francesco Gabbani. Credo che Gabbani abbia accumulato molto nel corso di queste settimane e questa fosse l'ultima puntata effettivamente in cui poter gettare fuori tutto quello che aveva. Questo è il mio pensiero e il mio punto di vista, dato che poi nella finale comunque lo spazio per i giudici sarà molto limitato, parleranno sì, ma saranno interventi diversi rispetto alle puntate precedenti. E quindi credo che Gabbani si sia tolto in questa ultima puntata lì, nello studio, qualche sassolino alla scarpa, visto che è stato un po' preso di mira dai suoi colleghi che sicuramente hanno fatto più squadra, conoscendosi già da più tempo e avendo fatto il programma già l'anno scorso. Però allo stesso tempo Gabbani per me è stato molto esagerato nelle risposte, è stato un duello praticamente a distanza con Achille Lauro. Non so se sia successo qualcosa immediatamente prima della puntata, perché fondamentalmente lì Gabbani è stato veramente esagerato sin dal primo giudizio. Appena Achille Lauro ha parlato di Italia non piangere, subito Gabbani è andato sulla difensiva e si è messo ad attaccare Achille Lauro in maniera esagerata. Così stessa cosa poi è successa su Pierci, quando ha fatto quel saltello che Achille Lauro gli ha sempre criticato. Volte precedenti non aveva detto niente Gabbani fondamentalmente, invece questa volta se l'è presa sul personale, particolarmente addirittura dicendo che risultava offensivo. Onestamente lì sono chiamati ad esprimere i loro giudizi, i loro pensieri. Achille Lauro ha dato dei consigli che secondo me sono anche costruttivi, è giusto, perché quando arriva uno come Pierci che dopo 6 puntate ti ha fatto sempre delle esibizioni clamorose e a cui puoi dire veramente poco, ti appiglia delle piccole cose che fanno comunque parte della performance e che possono non piacere. Se qualcosa non piace, non vedo perché Achille Lauro non debba dirlo, così come ha fatto Gabbani fino a quel momento. Io Gabbani l'ho anche considerato il giudice più intellettualmente onesto, perché è stato quello che non si è tenuto nulla. Ogni volta che ha trovato una pecca, un errore, un qualcosa che non gli andava bene, l'ha detto palesemente e chiaramente. Quando lo dicono gli altri, a quanto pare lui comunque non è che la prenda particolarmente bene. Poi il fatto che magari abbia un po' subito gli altri giudici in un certo senso è anche vero, perché è stato un po' preso di mira, un po' troppi scherzi forse sotto quel punto di vista. Però poi c'è anche chi tira in ballo il bullismo, ho visto sui social. Secondo me chi parla di questa roba non sa minimamente di che cosa sta parlando, perché comunque lì, sia in un programma televisivo, si scherza. Probabilmente lo scherzo può anche non piacere a Gabbani, e questo è legittimo, però parlare di bullismo mi sembra veramente una follia. E si parla anche di Achille Lauro che sia un paraculo. Achille Lauro è un paraculo, ma non lo nasconde neanche. Basta vedere la storia di Achille Lauro e anche semplicemente affacciarsi all'X Factor dell'anno scorso. Tutte le cose che ha fatto con la presentazione dei suoi concorrenti, che ha tanto fatto indispettire Manuel Agnelli, perché comunque quello show, nello show che faceva, secondo me dava fastidio a Manuel Agnelli, e lo si vedeva dalla faccia che faceva lo stesso Agnelli. Oppure anche semplicemente il fatto di accaparrarsi i favori del pubblico lì con Senato, tutte quelle espressioni lì. Faceva show ed è un paraculo, un dato di fatto, però
Poi lo scontro secondo me è stato un po' esagerato e di fatto l'attenzione più che sulla gara in sé si è spostata proprio sullo scontro verbale tra Achille Lauro e Francesco Gabbani. C'è già chi parla di qualcuno che andrà via l'anno prossimo, Gabbani ci ha tenuto a marcare il territorio dicendo che è il suo primo X Factor, quindi chissà. Io penso che possa tranquillamente rientrare la situazione, penso che siano due persone intelligenti e che si possano chiarire, però allora, la verità sta sempre nel mezzo. Secondo me Gabbani dovrebbe accettare un pochettino più le critiche che vengono rivolte ai suoi allievi, anche su delle cose che lui non condivide. Perché ovviamente anche lui spesso è stato attaccato per quello che ha detto, sia dal pubblico sia dagli altri giudici. Però diciamo che molto spesso la polemica è finita lì. Gli scontri sono stati tra Paolo Iezzi e Achille Lauro, tra Paolo Iezzi e Jack La Furia, quindi non credo neanche che gli altri facciano gruppo contro di lui. Ognuno dice la propria, dice il suo pensiero e poi spesso viene chiusa lì. Gabbani veramente batte il ferro ed è un martello pneumatico, non si ferma, continua a ribadire colpo su colpo, quando invece comunque siamo in televisione, ci sono i tempi televisivi da rispettare e la si può anche chiudere lì. Uno dà un giudizio, l'altro non è d'accordo, si esprimono i propri punti di vista, basta, finisce lì, non che ogni volta la si deve tirare per le lunghe, che poi diventa anche stancante. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.